Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bella borsetta non esageratamente grande, che può essere veramente comoda per quando ci serve una piccola borsetta per il nostro cellulare, le chiavi e al massimo un piccolo portafogli. Io ho già realizzato alcune versioni simili più grandi, ecco perché ho pensato di realizzare anche una più piccolina. Io ho anche realizzato, vedete, una piccola tracolla che andrò a mettere nei lati con un semplice anello clic clac. Questo perché magari è più comoda, e in più, a differenza degli altri modelli, vedete, ho realizzato due piccoli manici direttamente alla borsa, quindi completo la lavorazione con i manici. Questo è il dettaglio, insomma, un po' più diverso rispetto alle altre. In più cambio anche il punto, lavorerò al punto e con nocciolina. Come potete vedere abbiamo i due pannelli sia davanti che dietro e abbiamo un laterale e un fondo. Vedete, il fondo praticamente e il laterale verrà lavorato direttamente al pannello, quindi non lavoreremo in maniera separata il fondo e i laterali, perché così è più semplice per i principianti. La misura della borsa sarà di un'altezza di 17 cm, abbiamo la larghezza del fondo di 24 cm, una profondità del fondo che poi io ve la misuro così perché ovviamente si arrotonderà, di 13 cm, e la larghezza superiore, vedete, della borsa è di 20 e qui sarà ovviamente leggermente più larga, 24. Per i manici io ho lavorato 35 catenelle che in centimetri sono 21 centimetri. Ovviamente potete realizzare il manico anche più lungo, quindi se preferite metterla sulla spalla realizzando un manico già più lungo senza fare la tracolla, potete farlo tranquillamente. Io devo ancora foderare ovviamente la borsa e metterò o una cerniera o un bottone magnetico. Per la cerniera io ho realizzato già un tutorial di come potete fissare la cerniera. Io uso quella già forata, quindi nel box informazioni trovate il link per inserire anche la cerniera, altrimenti andate a cucire un bottone magnetico al centro ed è fatta. Per il cordino io uso il cordino Inda di Borgo dei Pazzi. La ditta mette a disposizione un codice sconto di 5 euro per chiunque volesse acquistare dal loro sito, quindi potete acquistare sia il cordino Inda che uso io, ma potete acquistare qualsiasi materiale. Nel box di informazioni vi metto sia il link del tipo di cordino che uso, ma anche il codice sconto. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube e vi ricordo che è attivo un sito web dove potete acquistare le borse dei tutorial, quindi saranno borse e modelli unici solo ed esclusivamente dei tutorial. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il tutorial io metto su 22 catenelle con uncinetto 3,5. In centimetri abbiamo 16 centimetri di larghezza. Ovviamente se voi volete una borsa più grande potete andare a mettere circa 26 catenelle, ok? Questi sono più o meno i parametri per la borsa un po' più grande, che ovviamente verrà più larga sopra e ovviamente farete più righe di lunghezza. Per una borsa invece più piccolina vanno bene 22 catenelle che lavorate le maglie basse saranno 21, quindi abbiamo bisogno sempre di iniziare con un numero di maglie basse dispari, ok? Quindi devono essere sempre dispari. Fatto questo, adesso semplicemente, vedete, in ogni maglia noi entriamo e lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa in ogni punto senza nessun aumento, e completiamo la riga con 21 maglie basse. Lavorate, vedete, le nostre 21 maglie basse, questo sarà il risultato. Adesso iniziamo la riga con una catenella e dobbiamo dividere questi 21 punti lasciando 10 da un lato, 10 dall'altro e al centro il nostro aumento. Quindi lavoriamo, vedete, io entro in coste in questa maniera, guardate, e lavoro 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. Adesso in questo centrale io prendo entrambe le asole, mentre qui ho lavorato una sola sollina, qui le prendo entrambe e lavoro 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. E devo lavorare le restanti 10 maglie basse in coste, quindi prenderò sempre, vedete, in coste la solina, solo la solina esterna, lavorando le mie 10 maglie basse. Arrivo, vedete, nell'ultima e anche qui lavoro la mia maglia bassa, ed ecco qui che andiamo a creare, vedete, una punta realizzando l'aumento giusto al centro. Quindi ovviamente realizzando 2 maglie basse in più, perché realizziamo 3 maglie basse, noi avremo alla fine di ogni riga di aumenti 2 maglie basse in più. Quindi a questo punto abbiamo iniziato con 21 maglie basse, adesso abbiamo 23 maglie basse. Ora alterneremo sempre una riga di maglia bassa, che sarà sempre la prima, e la seconda riga di punto e con nocciolina. Gli aumenti verranno sempre effettuati durante la lavorazione del rigo a maglia bassa. Per la lavorazione del punto e con nocciolina, una catenella, giriamo il lavoro e qui non dobbiamo aumentare, lavoreremo semplicemente il nostro punto. Per il punto e con nocciolina lavoriamo una maglia bassissima, una maglia mezza alta, una maglia bassissima, una maglia mezza alta per tutta la lavorazione. Iniziamo sempre con una maglia bassissima, prendendo, vedete, sempre entrambe le asole e chiudo a maglia bassissima, filo sull'uncinetto, prendo sempre le 2 asole, maglia mezza alta, nel prossimo maglia bassissima, nel prossimo maglia mezza alta, maglia bassissima e mezza alta, e si va a continuare alternando i punti in questa maniera fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arrivo, vedete, a fine riga, io termino sempre la lavorazione del punto e con nocciolina con una maglia bassissima. Inizio con la maglia bassissima e termino con la maglia bassissima. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo lavorare la riga di maglie basse con l'aumento. Adesso ogni volta che inizieremo la lavorazione, se abbiamo lavorato 10 maglie basse e al centro l'aumento, lavoreremo 11 maglie basse e al centro l'aumento. Di nuovo, quando lavoreremo il rigo di maglie basse, 12 maglie basse un aumento, poi 13 maglie basse un aumento e così via. Perché al centro, quando aumentiamo sempre di 2 maglie basse, quindi questo significa che ne avremo una in più a destra e una in più a sinistra. Quindi a questo punto, sempre in coste, quindi prendendo la solina esterna, lavoro le mie maglie basse e lavoro un totale di 11 maglie basse. Quindi lavorate 11 maglie basse totali. Lavorate le 11 maglie basse, vedete, sul lato destro. Adesso su questa centrale lavoriamo 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. E adesso, vedete, in ognuno dei prossimi punti lavoreremo semplicemente le restanti 11 maglie basse. Completate fino alla fine. Completato, vedete, l'altra riga di maglie basse, questo è il risultato. Come potete vedere, man mano la lavorazione tende ad allargarsi con questa punta centrale. Adesso, come abbiamo fatto finora, dobbiamo sempre alternare dopo il rigo di maglie basse con gli aumenti un rigo di punto e con nocciolina. Quindi una catenella, giro il mio lavoro e inizio lavorando sempre nella prima maglia, prendendo entrambe le asole, un punto e con nocciolina, quindi una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto e lavoro una maglia mezza alta, punto
bassissimo e maglia mezza alta, e dobbiamo completare la riga senza aumenti fino all'ultimo punto. Arrivati, vedete, alla fine della riga, terminiamo sempre con una maglia bassissima, perché abbiamo iniziato con la maglia bassissima e terminiamo con la maglia bassissima. Ecco perché i punti devono essere dispari. Ora iniziamo da capo la sequenza, quindi di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui lavoreremo la riga di maglie basse con gli aumenti. Prima alla riga di maglie basse abbiamo lavorato 11 maglie basse, il nostro aumento. Qui invece lavoreremo 12 maglie basse, quindi la riga di maglie basse verrà sempre lavorata in coste. Prendo la solina esterna e lavoro un totale di 12 maglie basse. Lavorate le 12 maglie basse in quella centrale, vedete, sempre in coste lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse nello stesso punto. E adesso semplicemente lavoriamo le restanti 12 maglie basse fino alla fine. A questo punto abbiamo completato un'altra riga di aumenti e di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo un'altra riga di punto e con nocciolina. Entriamo nel primo punto, lavoriamo una maglia bassissima, entriamo nel secondo, maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta e proseguiamo fino alla fine. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto e termino sempre con una maglia bassissima. Se quando lavorate vedete che non terminate con la maglia bassissima, significa che avete sbagliato qualcosa, quindi controllate di non aver saltato nessun punto. Adesso noi dobbiamo sempre andare a proseguire alla stessa maniera. Adesso realizzeremo una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoreremo una riga di maglie basse. Lavoreremo 13 maglie basse, 3 maglie basse nella 14ª e di nuovo 13 maglie basse, riga di punto con nocciolina e di nuovo riga di maglie basse con gli aumenti, 14 maglie basse nella 15ª, 3 maglie basse e di nuovo 14 maglie basse, punto, riga e con nocciolina e di nuovo poi aumento con delle maglie basse, 15 maglie basse, in quella centrale la 16ª, 3 maglie basse e le restanti maglie basse uguali a quelle iniziali, e così andiamo a proseguire. Faremo questo fino ad arrivare ad avere 16 maglie basse sul lato destro con la 17ª ovviamente al centro e le altre 16 maglie basse, quindi dobbiamo arrivare ad avere 35 maglie basse totali. Io sono arrivata alla 14ª riga, ho un totale di 35 maglie basse, quindi ho aumentato nell'ultima riga che è la 14ª, quindi questa, ho lavorato 16 maglie basse, 3 maglie basse nella 17ª e ho lavorato le ultime 16 maglie basse. Ecco il totale di 35 maglie basse. Ho in centimetri, per chi non dovesse lavorare con il mio filato, ho 10 centimetri al centro dove ho la punta e ho 9 centimetri dove praticamente ho i laterali. Adesso noi dobbiamo andare a proseguire in questa maniera qui. Lavoreremo la 15ª riga ovviamente con il punto nocciolina, quindi iniziamo sempre con una maglia bassissima e una maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, e lavoreremo in questa maniera fino a fine riga. Terminata la mia riga di punto e con nocciolina, adesso una catenella e giro il lavoro e ovviamente lavoreremo a maglia bassa, ma in questo rigo di maglia bassa non lavoriamo nessun aumento, quindi io entro, vedete, in ogni asola sempre in coste e lavoro una maglia bassa in ogni punto senza aumentare. Quindi lavorate una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine. Terminata la riga di maglie basse, adesso ovviamente
una riga di punto eco nocciolina. Quindi entro nel primo punto, lavoro la maglia bassissima, filo sull'uncinetto e maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, e proseguiamo fino alla fine e terminiamo la nostra riga con un punto bassissimo. Ed ecco qui. Adesso una catenella e lavoriamo l'ultima riga di maglie basse per quanto riguarda la larghezza del nostro pannello, e anche questa riga dovrà essere lavorata senza aumenti. Quindi io entro semplicemente in coste, vedete, prendendo sempre la solina esterna, e lavoro una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine. Terminata, vedete, la riga di maglie basse, noi abbiamo questo risultato. In centimetri avremo al centro 12 centimetri e nei lati 11 centimetri. Il fatto di aver lavorato, vedete, praticamente con delle righe senza aumenti sia di maglia bassa che di punto e con nocciolina, fa in modo che la nostra punta, vedete, si arrotondi leggermente. Quindi abbiamo sempre ovviamente la punta, perché questo non è un errore, è proprio così la lavorazione, ma andiamo un pochino a smussare praticamente quella punta eccessiva. Adesso noi dobbiamo lavorare un punto di maglie basse tutto intorno, lavoreremo nei lati, sulla parte superiore e da quest'altro lato, e ci fermeremo qui per quanto riguarda il giro che va a contornare il pannello, e poi andiamo a chiudere la lavorazione. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Ora entro in quello che è il punto, vedete, della riga successiva e lavoro un'altra maglia bassa e di nuovo un'altra maglia bassa nella riga successiva. Lavoreremo una maglia bassa per ogni riga corrispondente, vedete, che abbiamo sulla parte sottostante. Arriviamo, vedete, nell'ultimo, dove abbiamo praticamente la prima maglia del lato superiore, quindi lavoro la maglia bassa in questa maniera qui, e qui abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 più 18 ovviamente per girare delle maglie basse. Adesso guardate, nello stesso punto io lavoro un'altra maglia bassa. Io qui ho un totale di 21 maglie basse, quindi lavorerò così. Questa è la prima, lavoro la seconda, la terza, la quarta, la quinta, sesta, settima, ottava e nona maglia bassa, e qui al centro vedete ho 3 maglie basse, quindi entro nella prima e carico il filo, entro nella seconda e carico il filo, entro nella terza e carico il filo e chiudo, vedete, tutto insieme, e poi lavoro le restanti 9 maglie basse. E 9 maglie basse nell'ultimo punto. Ed ecco qui, vedete come va a formarsi la lavorazione. Adesso guardate, io qui per girare farò un altro punto nello stesso, vedete, che ho già lavorato, e poi adesso in ogni riga non faccio altro che lavorare sempre una maglia bassa corrispondente alle righe sottostanti.
e faccio questo fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arrivo, vedete, nell'ultima maglia bassa della riga, io qui ho la prima maglia bassa del lato inferiore, quindi taglio il mio filo e con un ago vado a chiudere. Mi trovo in questa maniera qui ho, vedete, la maglia bassa, entro da dietro così, poi vado sul davanti prendendo, vedete, anche questo nodino dietro e chiudo il punto così, in questa maniera qui, e poi vado a nascondere il filo internamente. La parte in eccesso e salto, e così ovviamente facciamo per ogni codina che abbiamo lasciato durante la lavorazione. Adesso dobbiamo lavorare un altro pannello praticamente identico, quindi noi dobbiamo avere due pannelli identici della stessa misura. Ora dei due pannelli ne lavoreremo solo uno nei lati per quello che sarà ovviamente laterale e fondo. Mi aggancio, guardate, io qui sulla parte superiore ho due maglie basse, mi aggancio su quella che è la prima, vedete, ne ho due, io mi aggancio sulla prima in questa maniera qui e lavoro una catenella, quindi mi aggancio solo, vedete, e poi in quella dopo entro in coste e lavoro una maglia bassa e faccio così per ogni punto, quindi una maglia bassa in ogni punto in maniera molto semplice. E vedete, nell'angolo semplicemente lavoro sempre maglie basse, quindi nessun aumento. Ecco, vedete? Ed ecco qui. E andiamo a continuare fino ad arrivare dall'altro lato. Arrivo, vedete, dall'altra parte, quindi io ho iniziato da qui, completo tutto il giro a maglia bassa e arrivo da quest'altro lato. Ovviamente qui sull'apertura noi non lavoriamo e ho le due maglie basse, vedete, dell'angolo, quindi entro nella penultima e qui ho la maglia bassa, quindi la prima dal lato destro del lato superiore. Qui ci siamo solo agganciati su questa, qui invece entriamo prendendo entrambe le asole e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso una catenella, giro il lavoro e qui vado a lavorare un giro di maglie con il punto e con nocciolina. Quindi nel primo punto lavoro una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, prendendo entrambe le asole, ok? Adesso dobbiamo completare alla stessa maniera fino ad arrivare qui senza realizzare nessun aumento, quindi in ogni punto alterniamo maglia bassissima e maglia mezza alta. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, qui ho la maglia mezza alta e lavoro la maglia bassissima in questa maniera qui. Ed ecco, vedete come poi il punto con nocciolina ovviamente si vedrà sulla parte del dritto. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e semplicemente, vedete, in coste, quindi prendendo l'asolina esterna, lavoriamo la prima maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto. Maglia bassa in ogni punto senza aumenti fino ad arrivare dall'altra parte. Arrivo nell'ultimo punto e lavoro la maglia bassa in coste.
Adesso guardate, man mano che noi andiamo a lavorare, questo sarà il risultato del nostro lavoro. Adesso io semplicemente adesso una catenella e alternerò sempre una riga di punto con nocciolina, una riga di maglia bassa, una riga di punto nocciolina, una riga di maglia bassa, fino ad arrivare ovviamente alla larghezza che io desidero. La larghezza è opzionale, potete farla più stretta, potete farla un po' più larga, dipende quanto voi volete ovviamente fare grande la borsetta. Adesso io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, come potete vedere io ho proseguito per un totale di 13 righe e ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe di maglie appunto nocciolina e con nocciolina. Ovviamente maglia bassa e con nocciolina, maglia bassa e con nocciolina, maglia bassa e con nocciolina. Proseguiamo fino ad arrivare alla penultima riga di eco nocciolina e l'ultima riga la realizziamo di maglie basse in questa maniera qui, vedete? Quindi vi faccio già vedere, guardate, anche se ancora dobbiamo andare a cucire il lato dietro, già si mantiene bella rigida, quindi questo è, vedete, il risultato. Adesso io ho ancora il filo, vedete, attaccato così, capovolgo la mia borsa e vado a cucire il pannello. Questo è il pannello. Adesso guardate, io posiziono un marcapunti per non confondermi, quindi ho 2 maglie basse nell'angolo sulla prima e anche qui faccio la stessa cosa, 2 maglie basse nell'angolo e vado a posizionare il marcapunti sulla prima e dovrò fissare, vedete, qui, quindi qui dove vado inizierò a cucire dalla prima. Ovviamente abbiamo gli stessi punti praticamente, quindi non ci possiamo confondere. E qui vedete dove ho il marcapunti, andrò sulla prima, io sono così, vedete, quindi sulla prima qui. Ed ecco qui. Se siete principianti potete anche contare qualche punto e mettervi i marcapunti per fissare meglio il pannello, ok? Io adesso inizio a cucire. Ho questa situazione così, vedete? Non devo fare altro che andare a lavorare delle maglie basse in ogni punto. Quindi entro dove ho, metto il filo sul davanti così, entro dove ho il marcapunti, ok? Togliamo il nostro marcapunti e faccio in questa maniera, vedete? Entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Ora noi lavoreremo delle maglie basse prendendo solo la solina, vedete, questa qui verso di noi, quindi quella interna la lasciamo libera, prendiamo solo quella esterna e lavoriamo delle maglie basse. Vedete, qui abbiamo 2 asole, noi prendiamo solo quella esterna, vedete, sia verso di noi che quella dall'altro lato, quindi questa, vedete, è verso di noi e dall'altro verso in questa maniera. Vedete, abbiamo 2 asole, quindi guardate bene, noi prendiamo solo quella esterna, così, lavorando delle maglie basse. In ogni punto corrispondente, non saltate nessun punto, per sicurezza contate che ci siano gli stessi punti. Se per caso avete qualche punto in più, ovviamente andate a saltarlo, perché a questo punto del lavoro è ovvio che quei punti ormai già sono stati fatti, probabilmente avete messo qualche punto in più al pannello e quindi può capitare. Io adesso vado a proseguire fino ad arrivare dall'altro lato. Arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti. Quindi prendiamo sempre le asoline esterne e quando arriviamo qui togliamo i marcapunti e lavoriamo gli ultimi punti. Quindi entro in questo, prendo entrambe le asole, vedete, ed entro in quest'altro, lavorato una maglia bassa così. Adesso capovolgiamo la nostra lavorazione ed ecco qui, vedete come si presenterà la lavorazione sia sul pannello davanti che quello di dietro. Avremo questa
lavorazione qui, quindi questo è il risultato. Adesso noi dove abbiamo ancora il filo di lavorazione, io ho messo il marcapunti per non perderlo, eccolo qui, semplicemente noi ci troviamo in questa maniera qui, vedete, eccoci qua, e dobbiamo andare a lavorare un giro di maglie basse. Quindi io entro, guardate, vediamo bene dove dobbiamo entrare. Io entro in questo, quindi non entro in quello dove vedete la borsa tende a curvare, ma su quest'altro, e lavoro una maglia bassa, prendendo entrambe le asole, e qui metto un marcapunti e vado in ogni punto. Quando arrivo, vedete, al centro, qui ho praticamente una maglia bassa, entro in questa, vedete, carico sul filo, quella centrale non la lavoro, la salto e entro in quella dopo e chiudo tutto insieme, e poi lavoro le maglie basse. Arrivo, vedete, dall'altro lato dove ho il laterale, lavoro l'ultima maglia bassa, e qui dobbiamo entrare, vedete, nelle maglie, quindi nelle righe corrispondenti. Quindi allargo bene il lavoro per capire dove devo entrare, entro prima, allargate, vedete, qui ho lavorato una maglia, qui ne lavoro un'altra, qui un'altra e così via. Quando arrivo qui, vedete, io ho le maglie basse, ecco qua, salto sempre questa che tende ad essere quella della curva e lavoro quella dopo, avendo, vedete, questo risultato man mano che andiamo a lavorare. Arriviamo ovviamente al centro anche da quest'altra parte. Quando arriviamo, vedete, qui ho le 3 maglie centrali, lavoro questa caricando il filo, salto quella centrale e entro in quella dopo e chiudo tutto insieme in questa maniera qui. Adesso vado a proseguire a maglia bassa semplicemente, lavorando anche le righe come abbiamo lavorato di là fino al marcapunti. Arrivo dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti e qui lavoro chiaramente un'altra maglia bassa e rimetto il marcapunti. E adesso non faccio altro che lavorare un'altra riga di maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa, lavorando anche al centro la maglia bassa. Quindi vedete, io entro in ogni punto e lavorerò anche al centro la mia maglia bassa in questa maniera e arrivo al marcapunti. Quando arrivo quindi al marcapunti, semplicemente tolgo il mio marcapunti, lavoro la maglia bassa e lavorerò altre 2 righe di maglia bassa. Quindi lavorate un'altra riga, al marcapunti togliete, lavorate la maglia bassa e rimettete il marcapunti. Io lavoro altre 2 righe a maglia bassa. Adesso vedete, quando arrivo al marcapunti devo mettere praticamente dei segni per i miei manici. A questo punto io sono arrivata, vedete, al marcapunti, non faccio altro, dove abbiamo questa riga, vedete la riga praticamente del pannello, questa qui così, vedete, questo righino, noi dobbiamo limitare, vedete, così l'area in modo da arrivare al punto,
e faccio la stessa cosa ovviamente di qua, vedete, in questa maniera qui. Ne avrò 17 maglie basse su questo pannello, giro l'altro pannello e faccio la stessissima cosa, vedete, dove ho questa treccina io faccio in questa maniera e metto un marcapunti, e la stessa cosa da questa parte, e anche qui avrò 17 maglie basse. Invece da subito dopo il marcapunti fino ad arrivare prima dell'altro marcapunti avrò 12 maglie basse di qua e 12 maglie basse di qua. Ovviamente se non avete le mie stessissime maglie basse perché l'avete fatta più grande, avete cambiato qualcosa, è ovvio che l'importante sia che centriate le maglie, vedete, di questo del pannello centrale, quindi il laterale non va contato per i manici. A questo punto io semplicemente, vedete, mi trovo così, devo entrare dove ho il mio marcapunti, entro e lavoro una maglia bassa e qui vado a rimettere il marcapunti perché qui è dove praticamente termineremo sempre la nostra riga. Lavoro 35 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 e arrivo a 35. Lavorate le 35 catenelle, tolgo, vedete, il marcapunti, entro e lavoro una maglia bassa. Adesso maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare all'altro marcapunti. Anche da questo lato ovviamente tolgo il mio marcapunti, lavoro una maglia bassa e anche qui lavoro 35 catenelle, quindi lavorate 35 catenelle come dall'altro lato. E adesso togliamo questo marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa e maglia bassa fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo l'altro marcapunti, e questo significa che abbiamo completato una riga. Ed ecco qui, vedete, quindi dobbiamo avere un manico, vedete, che sia praticamente uguale, che combaci sia sul davanti che sul dietro. Adesso un giro di maglie basse, dove abbiamo il marcapunti lo togliamo, facciamo la maglia bassa e rimettiamo ovviamente il nostro marcapunti. Adesso guardate, su ogni catenella dobbiamo salire e dobbiamo lavorare una maglia bassa, vedete, una maglia bassa su ogni punto, in questa maniera, senza saltare nessuna catenella, fino ad arrivare alla fine della catena. Arrivo, vedete, da quest'altro lato ho completato le mie catenelle e lavoro una maglia bassa su ogni maglia bassa e il manico, vedete, avrà questa forma. Adesso dovete proseguire una maglia bassa su ogni maglia bassa su quest'altra catenella, maglie basse fino al marcapunti. Quando ho completato il giro e arrivo al marcapunti, vedete, tolgo il marcapunti ma salto, vedete, un punto, entro dove ho, vi faccio vedere bene, quindi salto un punto così, entro qui prendendo 2 asole e lavoro una maglia bassissima e qui rimettiamo il marcapunti. E adesso lavoriamo una maglia bassissima senza tirare troppo il lavoro, vedete, semplicemente una maglia bassissima in questa maniera qui. Ecco qui, e completiamo fino ad arrivare dall'altro lato. Quando arrivo, vedete, alla fine dell'altro lato del manico, come lavoriamo ovviamente il penultimo punto, vedete, qui ho una maglia, salto una maglia come ho fatto dall'altra parte e lavoro una maglia bassissima qui, e anche qui lavoreremo una maglia bassissima. Vi raccomando solo di non tirare troppo la lavorazione, dovete lavorare morbide, altrimenti poi il punto vi viene troppo stretto. Ovviamente andate a continuare fino ad arrivare al marcapunti.
Quando arriviamo, vedete, al marcapunti, io tolgo, taglio il filo, lo tolgo, vedete, e con un ago tolgo il mio marcapunti, ovviamente, e così, vedete, vado all'interno da dietro del punto e vado a chiudere. E ovviamente poi ricordate di saldare bene il filo all'interno e chiudiamo, ecco qui. E adesso vado a saldare all'interno, vado a infilare più volte più all'interno il filo e lo saldo. Quindi vedete, la nostra borsetta è terminata. Ovviamente mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.